Ciao a tutti e benvenuti a Bemos de Calcio. Come molti sapranno, il 4 maggio uscirà il film dello scudetto del Napoli, Io sarò con te. Trattasi di un'idea nata dal presidente Aurelio De Laurentiis quando ha capito che il Napoli, dopo 33 anni, sarebbe tornato a vincere il tricolore. In effetti, da quel giorno sembrano essere passati 33 anni, e invece si tratta di pochi mesi. Io non sarò tra quelli che andranno a vedere il film del Napoli e mi auguro che in tanti diserteranno le sale cinematografiche dove sarà proiettato il film. Tra un istante spiegherò le mie ragioni, ma prima vi invito a iscrivervi al canale. Boicottare il film sullo scudetto del Napoli probabilmente non è la parola giusta, ma sicuramente aiuta a sottolineare con maggior forza il mio pensiero. Lungi da me impedire con la forza o con altro mezzo a chiunque di assistere al film. Ecco, questo sarebbe un boicottaggio nel vero senso del termine. Più semplicemente quel giorno non so cosa farò, ma di certo non andrò al cinema. Questa mia intenzione, sia chiaro, non è diretta contro Aurelio De Laurentiis che per quanto se ne voglia parlare male, per quanto lo si voglia criticare, la sua gestione al netto di qualche annata poco soddisfacente è da ritenersi più che positiva. Si sarebbe potuto vincere qualcosa in più, probabilmente, ma non è questo il punto e tantomeno il video adatto per parlarne. Vado quindi al sodo. Io sono contrario a questo film perché più che celebrare una vittoria, a mio avviso ci getta del ridicolo addosso. Avrei pensato lo stesso anche se il Napoli non avesse fatto lo schifo di campionato che mestamente sta portando a termine. Trovo inopportuno questa mania di spettacolarizzare la vittoria. Fin quando c'è stata la festa dello scudetto allo stadio, al netto di qualche critica anche condivisibile, va bene, ma il film mi sembra eccessivo. Non sono ingenuo, so benissimo che tutto ciò è stato fatto con il fine di monetizzare e non ci trovo nulla di male in ciò. Il Napoli, anzi il calcio è un'azienda e come tale deve generare profitti. Che questi profitti arrivino dal merchandising o dalle emozioni poco importa, ma se ci fai un film, allora parti dal presupposto che a Napoli vincere è un evento più unico che raro. E magari è pure vero, la storia del Napoli ci dice che è così, ma io non voglio abituarmi a quest'idea. Pensiamo se squadre come la Juventus, l'Inter o il Milan avessero dovuto fare un film per ogni scudetto vinto. Staremo qui a parlare di vere e proprie filmografie. A loro non accade, sapete perché? Perché per questi club vincere è la normalità e la normalità non si celebra più di tanto, anzi, chi vince il giorno dopo i festeggiamenti pensa subito alla prossima vittoria. Questo De Laurentiis non lo ha fatto, ha pensato ad autocelebrarsi e mentre lo faceva non si accorgeva che quella squadra campione d'Italia si stava sgretolando tra le sue mani. Sono andati via uno dietro l'altro gli artefici dello scudetto, in rapida successione Giuntoli e Spalletti, ma anche Osimhen che è rimasto fisicamente ma con la mente fin dalla scorsa estate era altrove. Osimhen ha avuto altre priorità come un contratto faraonico e non mi riferisco a quello firmato con il Napoli a dicembre e la Coppa d'Africa. Il Napoli, fresco vincitore di scudetto, era una squadra di scontenti, come detto apertamente dal procuratore Giuffredi, e ciò è inconcepibile. De Laurentiis pensava alla festa scudetto, al film, ha dato priorità a queste cose invece di pensare a come sostituire Kim, ma soprattutto Luciano Spalletti e Giuntoli. Il presidente del Napoli si è scontrato con una triste verità. Napoli, anche con lo scudetto cucito sulle maglie, non era piazza appetibile. Persino un emergente come Tiago Motta pare si sia preso il lusso di rifiutare la proposta di De Laurentiis. Poi a quella storia di Garcia e del sentiment non ci crede più nessuno. È arrivato Garcia perché è stato il primo a dire di sì e con il tempo che stringeva. Il presidente ci ha raccontato che con Garcia ha parlato per 10 giorni di fila, salvo scoprire alla presentazione dell'allenatore che lui e il Napoli non l'aveva seguito, non l'aveva visto giocare. Ecco, forse un film sul Napoli andrebbe fatto, ma non sullo scudetto, ma sulla catena di errori che ne sono seguiti. Certo, sarebbe un film horror, questo va detto, ma sarebbe sempre meglio che sentirci dire frasi vecchie abusate e consentitemelo dire sciocche come il calcio a Napoli è una religione o movimento sociale.
Questo è un film diventato vecchio prima ancora di uscire. È un film sul terremoto perché di quel Napoli sono rimaste le macerie e chi è potuto scappare, vedi Spalletti e Giuntoli, lo ha fatto. Chi è rimasto invece non ha aiutato a ricostruire. Mi sono dilungato fin troppo, fatemi sapere la vostra opinione, vi invito a iscrivervi al canale e vi saluto.